oggi vi porto alla scoperta di un artista enigmatico e raffinato, avvolto nel mistero e nel silenzio delle sue figure evanescenti. Lucien Lévy-Durmé, uno dei grandi maestri del simbolismo francese, eppure ancora poco conosciuto dal grande pubblico. L'artista nacque nel 1865 ad Algeri, allora colonia francese. Le sue origini mediterranee influenzarono profondamente il suo senso del colore e della luce, che accompagneranno tutta la sua carriera. Dopo essersi trasferito nel sud della Francia, inizia a lavorare come ceramista e decoratore presso la manifattura d'arte di Clément Massier a Vallauris. Qui scopre il valore dei materiali, delle superfici lucenti e delle tonalità iridescenti che poi trasporterà nella pittura. Lévy-Durmé viaggia moltissimo, Spagna, Marocco, Italia, dove resta affascinato dal Rinascimento e dalla pittura di maestri come Leonardo e Botticelli. Da loro apprende la purezza delle linee e l'eleganza delle figure, che rielabora con una sensibilità moderna e simbolista. Nel 1896 alla Galleria Georges Petit presenta i suoi primi pastelli. È subito chiaro che non segue la scia degli impressionisti. La sua pittura non descrive la realtà ma la trasfigura, avvicinandosi al simbolismo esoterico e spirituale. I suoi personaggi, uomini e soprattutto donne, non sono mai ritratti realistici, sono visioni interiori, presenze sospese tra il visibile e l'invisibile. Nei loro sguardi spenti, nei toni azzurri e dorati si percepisce un mondo fatto di mistero, malinconia e spiritualità. Tra le sue opere più celebri, La donna con la medaglia, che rimandano alla grazia rinascimentale. Ma è con il silenzio che Lévy-Durmé raggiunge l'apice del simbolismo, una figura femminile velata, quasi sacra, immersa in un silenzio cosmico. Un'immagine che parla di spiritualità, dolore e introspezione, dove ogni piega del velo diventa una preghiera. Non a caso il pittore fu vicino a poeti come Georges Rodenbach, di cui realizzò un intenso ritratto. In quel volto pallido e assorto si coglie la stessa atmosfera delle pagine di Bruges la Mort, una sinfonia di toni freddi e malinconici tra sogno e dissolvenza. Negli anni maturi Lévy-Durmé si avvicina alle forme sinuose dell'Art Nouveau, integrando paesaggi ed elementi decorativi alle sue figure. L'artista cerca una nuova armonia tra natura, musica e spirito, abbandonando il puro sentimento per un sentimento più universale. Nel suo stile convivono pittura, musica e poesia. Ogni opera sembra un accordo visivo, una vibrazione silenziosa. Lévy-Durmé non rappresenta, evoca. I suoi colori non descrivono, sussurrano. Lucien Lévy-Durmé morì nel 1953 a 88 anni, dopo una vita dedicata alla sua ricerca dell'armonia tra materia e spirito. Oggi è considerato un ponte tra il simbolismo, l'Art Nouveau e l'arte visionaria del Novecento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!